Condizionamento tibie per far diventare le nostre tibie d'acciaio. Is a shade of purple, a kaleidoscope of colours. There's the round kick. Ciao a tutti amici, io sono Claudio, sono un grandissimo appassionato di Muay Thai, sono un fighter e sono un divulgatore della nostra disciplina e di tutto quello che gli gira attorno, quindi della Muay Thai e della Thailandia qua su web. Sono anni che divulgo questi argomenti e frequentemente, regolarmente qua sul canale YouTube pubblico nuovi video. In questo periodo sto pubblicando la domenica alle 13 circa, il martedì alle 18 circa e il giovedì alle 18 circa. Se non ti vuoi perdere questi video, iscriviti e attiva subito la campanella. Ma che cosa vogliamo fare oggi? Oggi ragazzi sto mettendo giù un nuovo allenamento da inserire in Tecniche dei Campioni. Tecniche dei Campioni è lo sponsor del video del canale YouTube e all'interno di Tecniche dei Campioni trovate decine e decine di schede d'allenamento e tante altre cose. Poi durante il video magari vi spiego meglio. Adesso vado a provare questo allenamento, se mi garba lo inserirò in Tecniche dei Campioni e alla fine di questo video ti voglio dire come l'ho trovato, se mi è piaciuto o meno e niente. Quindi bando alle ciance, ti consiglio di prendere carta e penne e di appuntarti tutti i punti che ti darò perché questo video è una vera e propria scheda di allenamento che puoi mettere in pratica già questa sera durante il tuo allenamento. Premesse che faccio sempre. Allora, condizionamento tibia, ragazzi, la realtà dei fatti non è che fate degli allenamenti e le vostre tibie diventano dure. Ho realizzato dei video specifici sull'argomento condizionamento tibia, andate a vederli, vi spiego tutto quello che c'è da sapere su questa fase molto dibattuta e molto controversa. Ok, Dio. Prima di iniziare l'allenamento vero e proprio, c'è da dire che dovete fare diverse fasi, che sono quelle del riscaldamento e del vuoto. Dovete arrivare già caldi a fare la fase di condizionamento, a fare questo workout vero e proprio, perché non voglio che lavoriate da freddi e che rischiate di farvi male, ok? Ok, primo round, cosa facciamo nel primo round? Nel primo round al sacco, il condizionamento andrà fatto al sacco, voglio che lavoriate con delle combinazioni di colpi e con delle chiusure di gambe. La cosa che mi interessa è la chiusura di gamba. Ogni chiusura di gamba deve essere fatto con un calcio doppiato. Quindi fate qualsiasi combo che volete, la cosa importante è che chiudete con un calcio doppiato di gamba. Quindi ad esempio 1-2 doppio il calcio dietro, diretto gancio doppio il calcio dietro, 1-2 doppio il calcio davanti, la combo che preferite. L'importante è che la chiusura sia con un calcio doppiato. 3 minuti di round, ok? Una volta che l'avete fatto riposate circa un minuto e mezzo. L'esercizio che facciamo dopo non è un round, ma dovrete fare per 50 volte davanti al sacco blocco, calcio doppiato. Lo facciamo con la gamba dietro, quindi blocco, calcio doppiato. Lo ripetiamo 50 volte. Riposiamo anche qua un minutino e mezzo, forse meglio, e andiamo col terzo esercizio, che è un altro round da 3 minuti. Questa volta facciamo il procedimento inverso di quello che abbiamo appena fatto, che abbiamo fatto nel round precedente. Quindi andiamo a lavorare con un calcio doppiato, scendiamo e facciamo una combo di mani. Ad esempio, calcio doppiato, scendo, gancio diretto. Calcio doppiato con la gamba davanti, scendo, diretto, gancio. Ok? Quindi doppiamo il calcio, scendiamo e portiamo una combo di mani. 2, massimo 3 colpi. Ok? Un minutino e mezzo di recupero. Poi facciamo lo stesso mestiere che abbiamo fatto prima, ma con la gamba davanti, ok? Con la gamba davanti, quindi blocco, calcio doppiato, ripetuto per 50 di volte. Recuperiamo un minutino e mezzo, anche 2 se ne sentite il bisogno. Ragazzi, non voglio che crepiate, quindi prendete il tempo che vi serve per recuperare. E una volta fatto questo mestiere mettiamo insieme le due cose, prendiamo un round da 3 minuti e lo dividiamo in 2, quindi 1 minuto e mezzo e 1 minuto e mezzo, dove nel primo minuto
e mezzo lavoro con combo di mano, chiusura di calcio doppiato. Nel secondo minuto e mezzo lavoro con calcio doppiato, chiusura di mano. E il workout finisce qui. Ok ragazzi, so che può sembrare semplice e veloce, però vi assicuro che è un bel esercizio per potenziare i nostri calci e le nostre tibie, farle diventare di ferro. No ragazzi, non è vero, la tibia non diventa di ferro prendendo calci in sacco, ma siete voi che vi abituate all'impatto. Poi in realtà questo non è un vero e proprio condizionamento, perché il condizionamento lo si fa facendo gli sparring, lo si fa abituandosi a prendere i colpi e a dare i colpi, abituando la propria sensibilità all'impatto e a ricevere i colpi. Questo è il vero e proprio condizionamento. Ok, adesso ragazzi vado a fare l'esercizio, poi con l'editing video lo vedrete messo sopra le mie parole, e una volta che l'ho finito vi dico un po' com'è stato questo allenamento, ok? Urca, devastante amici. Allora, prima di andare a fare le considerazioni che ci sono da fare su questo workout e mettere alcune correzioni che secondo me sono da mettere, che cos'è Tecniche dei Campioni e dove troverete questo allenamento? Questo allenamento lo troveremo in Tecniche dei Campioni. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è l'unico modo che avete per sostenere il duro lavoro che faccio qua sul web allenandovi. È un programma al cui interno ci sono diversi programmi di studio e allenamento. C'è un programma dedicato alle schede di allenamento, a dei programmi di allenamento come questo. C'è un programma dedicato alle combinazioni dei grandi campioni come Buaccao, Superbone, Rottai, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un programma dedicato alle basi della Muay Thai e c'è un programma dedicato allo studio strategico degli avversari, quindi dove vi andremo a dare le strategie da utilizzare a seconda dell'avversario che potete trovare sul ring o in palestra, quindi strategie contro gli avversari più alti, strategie contro gli avversari picchiatori, strategie contro gli avversari forti di gamba, strategie per ogni tipologia di avversario. Ho fatto varie fasce di prezzo per poter arrivare alle tasche di tutti voi, per non lasciare indietro nessuno. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo allenamento, se vi piacciono i materiali che faccio qua sul web, prendete Tecniche dei Campioni e allenatevi con me. Va bene, ora facciamo qualche considerazione sull'allenamento di oggi. Raga, un condizionamento veramente devastante, veramente devastante. Allora, prima considerazione, prima correzione da apportare, che poi apporterò in Tecniche dei Campioni. Il recupero. Vi dicevo di fare un minutino di recupero. Per chi è veramente allenato può andare bene un minuto di recupero tra una sezione e l'altra dell'allenamento, perché se siete allenati ci state dentro. Ma se non siete allenati, tra un esercizio e l'altro vi consiglio di prendere almeno un minuto e mezzo / 2, perché a livello di fiato e anche fisico è veramente impattante. Guardate come sono conciato io, che comunque sono parecchio allenato. Secondo discorso della potenza da utilizzare nel workout. Allora, quando andate a fare i round, quindi dove mettete una combo di mano e chiudete col calcio doppiato, oppure quando partite col calcio doppiato e chiudete con una combo di mano, lì non vi consiglio di usare il massimo della vostra forza, perché sennò fate 3 minuti che siete morti e non riuscite a finirli, anche perché tra ogni lavoro e l'altro dovete stare davanti al sacco, non dovete scappare, cioè non dovete abbassare le mani e allontanarvi, cioè lavorate, fate la vostra combo, portate i colpi, però poi state davanti al sacco, ok? Quindi lì utilizzate un 30-50% della vostra forza, che già è tanto secondo me. Per quanto riguarda gli esercizi, quindi quello di blocco, calcio doppiato, ecco, lì vi consiglio di utilizzare un pochino più di forza.
perché comunque non voglio che fate il lavoro ripetuto, voglio che prendete tutto il tempo che vi serve, fate il blocco fatto bene e portate il calcio doppiato fatto bene a quasi al massimo della forza, quindi direi dal 50 al 70% della vostra forza per ogni calcio. Ragazzi, tenete conto che 50 di questi esercizi ripetuti vi porteranno, a me hanno portato via quasi 3 minuti per 50 ripetizioni, quindi magari se non siete tanto allenati, c'è molti di voi che magari non sono fighter professionisti, magari non hanno neanche combattuto, ma vogliono studiare la Muay Thai, fare dei condizionamenti, fare degli allenamenti, e magari 3 minuti non bastano. Non vi preoccupate, prendetevi anche 5 minuti per fare questo esercizio. Non è un round, è un vero e proprio esercizio, ok? Per concludere, ragazzi, io non ho terminato con i 5 round, ho fatto un ulteriore esercizio, dato che era speculare la cosa. Ho fatto round, esercizio, round, esercizio, round. Ho voluto chiudere con un ultimo esercizio dove ho fatto blocco, calcio singolo, portato al massimo della forza, quindi fatto bene, mi metto davanti al sacco, blocco, calcio sparato al 100% della forza. Ne ho fatti 25 da un lato e 25 dall'altro, così l'allenamento si conclude in maniera speculare. Ragazzi, io penso di aver detto tutto, abbiamo fatto un bel workout, fatemi sapere se vi piace. Scrivetemi nei commenti se avete preso tecniche dei campioni, se avete intenzione di prenderlo, così facciamo crescere anche quella community dedicata a tecniche dei campioni. E nulla, vado a concludere l'allenamento. Come lo concludo? Faccio un po' di addominali e poi faccio degli esercizi di defaticamento per la schiena. Nulla, ci vediamo con i prossimi allenamenti e con i prossimi video qua sul canale. Ciao ragazzi! Thank you very much.